è un C-SUV ed è plug-in hybrid. È la nuova MG EHS che adesso scopriamo insieme su Terzo Garage. Grazie alla concessionaria Auto Mattiauda di Cuneo per aver prestato questa EHS a Terzo Garage. Alcune caratteristiche del frontale emergono chiaramente agli occhi. Intanto la calandra trapezoidale con questo disegno quasi tridimensionale a convergere verso il centro per dare risalto al marchio MG. Poi abbiamo i gruppi ottici full LED e gli antinebbia, diciamo, arricchiti da questa cromatura che viene poi ripresa dall'estrattore anteriore. Appena saliti su questa MG EHS si ha una ottima impressione di qualità, perché ci sono rivestimenti in pelle ovunque e anche in gomma morbida sulle portiere, sulla palpebra del cruscotto e in altre zone. Quindi i materiali sono di qualità e anche gli assemblaggi. Molto comodi i sedili, a me piace anche molto il colore. Questo è un allestimento exclusive top di gamma, dove abbiamo fari anteriori e posteriori full LED, tetto apribile e altri optional compresi. La MG EHS ha un sistema plug-in ibrido, quindi, che combina un motore elettrico da circa 120 cavalli più un 1500 turbo benzina, e insieme il sistema genera una potenza di 258 cavalli. Sicuramente adeguata alla massa e alla stazza della macchina, imponente, guida molto alta e consente a questa vettura di completare lo 0-100 in 6,9 secondi. E la cosa particolare del cambio è che ha in totale 10 rapporti. 4 rapporti sono per il motore elettrico, altri 6 per il motore benzina, in modo da avere una progressione sempre graduale, anche se ogni tanto l'elettrico, quando dà una mano al benzina, sembra un po', come dire, dare una spinta che si sente, ma può essere anche piacevole. La batteria è un 16,6 kWh che si può caricare fino a 3,7 kW, quindi ci vogliono 4 ore e mezza, 5 anche per caricarla a casa, oppure a casa, considerando che a casa la potenza disponibile di solito è 2,3 kW, sul contatore standard di 3 kW, contate 7 ore. L'ideale comunque per questo tipo di auto è caricare ogni volta che si arriva a casa, intanto perché la corrente di casa costa meno rispetto a quelle delle colonnine, e poi perché con relativamente poco tempo si ha sempre la batteria disponibile, e quindi io continuo ad andare a toccare la linea, e quindi avendo l'avviso di superamento careggiata attivo la macchina me lo segnala. Dicevo, avendo sempre la batteria carica, i consumi scendono tantissimo. A batteria carica siamo sul 1,8-2 litri per 100 km. Quando la batteria si scarica siamo intorno ai 15-16 al litro, che per questo tipo di macchina secondo me è già un buonissimo consumo. Volendo, con il tasto EV si percorre la strada anche solo utilizzando il motore elettrico. In questo caso i chilometri dichiarati sono 52, quelli effettivi sono sicuramente meno, ma di sicuro oltre 40 km si fanno.
Le sospensioni garantiscono un buon comfort di guida e sono tarate secondo me con un buon compromesso, non troppo morbide e neanche troppo rigide, assorbono bene l'asperità del terreno, però permettono anche di impostare bene le curve e di sentire sempre l'auto sicura sulla strada. Nessun problema per accedere ai sedili posteriori, lo spazio è veramente tanto, sia per la testa, anche se qui c'è il grande tetto panoramico che anche per i passeggeri è davvero piacevole perché è molto lungo e quindi arriva fin sopra la testa di chi siede dietro. Dicevo, tanti centimetri per le ginocchia, spazio ampio per 3 persone e sedili davvero comodi e piacevoli su cui sedersi. In più abbiamo anche le bocchette del clima dietro, 2 porte USB e questo comodo bracciolo centrale che ha anche un ripiano rivestito con la moquette e un portabicchieri a scomparsa. Il bagagliaio è elettroattuato e ha una capacità di 458 litri che diventano quasi 1400 abbattendo i sedili posteriori. La forma è molto regolare e il piano di carico piatto. Per ottimizzare i consumi c'è un aiuto particolare a livello di elettronica, si chiama HCU o HCU o comunque Hybrid Control Unit. È una centralina che impara, diciamo, lo stile di guida del conducente e in base a quello tara l'interazione tra motore elettrico e motore termico. Il motore elettrico, tra l'altro, permette di viaggiare, grazie alla sua potenza, abbiamo detto circa 120 cavalli, ha una velocità anche sostenuta, si fanno anche oltre i 100 all'ora con quest'auto solo in elettrico. In quel caso ovviamente la batteria si consuma un po' prima. Comunque, quando la batteria si sta per consumare completamente, il motore termico di fatto si comporta come un generatore e inizia a dare un po' di energia per la batteria, per la ricarica della batteria. Il cruscotto digitale da 12 pollice 3 è molto leggibile, è una grafica buona, soprattutto a me piacciono i caratteri grandi sia del tachimetro sia dell'indicazione della potenza. Poi abbiamo tutte le altre informazioni, eccetera. Sul cruscotto digitale abbiamo anche l'indicazione dell'autonomia residua a benzina e dell'autonomia residua in elettrico. Anche qui abbiamo la grafica che ci mostra quando il motore termico sfrutta l'energia contenuta nella batteria e quando la batteria invece si ricarica in frenata. I tasti per comandare il display centrale da 10 pollici dell'infotainment sono fisici e sono raggruppati lungo questa plancetta. Abbiamo il tasto home, che è questo, il tasto auto per andare ad attivare tutte le impostazioni relative alla macchina, il tasto per la climatizzazione bizona, il tasto per il volume, eccetera. Vicino alla leva del cambio abbiamo il tasto EV per forzare l'auto a utilizzare solo il motore elettrico per la trazione, il tasto per l'apertura del portellone elettrico posteriore e il tasto per l'attivazione della telecamera a 360, retrocamera 360. Anche in questo caso noi possiamo scegliere la telecamera da utilizzare per impostare la nostra visualizzazione oppure andare a scegliere la ricostruzione 3D e anche qui andare a vedere che cosa ci sia davanti alla macchina, di fianco, eccetera, per evitare eventuali ostacoli che non riusciamo a vedere quando siamo sopra l'auto. Il satellite per le impostazioni del cruise control adattivo è dietro il volante, eccolo qui. Insieme al centraggio di corsia può permettere di utilizzare quest'auto con la modalità di guida di livello 2, il sistema MG Pilot. Poi tra gli altri ADAS abbiamo, l'abbiamo detto, la retrocamera di parcheggio, abbiamo la frenata d'emergenza frontale, l'allerta per eventuali ostacoli che arrivino improvvisamente dai lati sul retro,
Ancora lettura dei cartelli stradali e monitoraggio dell'angolo cieco con il LED di fianco allo specchietto, ma interno in questo caso, perché è qui. In definitiva si può dire che questa MG EHS offre comfort per i viaggi lunghi, potenza perché se si chiama la macchina veramente scatta molto bene, e la possibilità, ad esempio per brevi spostamenti in città oppure nelle ZTL eccetera, di andare in elettrico. Quindi è un compromesso che può servire a chi ha esigenze diverse e magari non vuole andare ad acquistare una macchina completamente elettrica, perché in questo caso il problema dell'autonomia non si pone, visto che finita la batteria c'è il distributore. E con la MG EHS è tutto, spero il video vi sia piaciuto, magari lasciate un like e iscrivetevi al canale. Grazie, buoni chilometri a tutti e alla prossima, ciao!